Studentessa del liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, che ha collaborato alla realizzazione di questa sfera, che è simbolo di unità tra due città che sono state storicamente divise, la cui storia è stata segnata da eventi drammatici, dalla guerra purtroppo e dal sangue, ma come diceva un famoso poeta italiano, quindi Ungaretti, che della storia di questo territorio ne conosceva. Chi è diverso da noi non è da considerarsi un nemico, ma un fratello, quindi la fratellanza che è alla base dell'unione, della forza tra i popoli. Lo stesso concetto lo riprende anche Michelangelo Pistoletto con la sfera e anche il simbolo del terzo paradiso, che rappresenta la fratellanza tra noi e chi è diverso da noi, ma non è ovviamente una cosa negativa, anzi è da sottolineare e evidenziare, perché uniti nelle diversità si è più forti. Come per Ungaretti la poesia era il mezzo di diffusione della fratellanza, per Michelangelo Pistoletto è l'arte che passa tra le strade, tra le città, grazie a questa sfera che rotola e continuerà a rotolare per sempre, si spera, perché è anche il simbolo della pace preventiva, che si oppone estremamente a quello della guerra preventiva, che oggi purtroppo è applicato in gran parte del mondo. Quindi è un messaggio molto attuale, prevenire in qualsiasi modo il conflitto. Vorrei ricordare che questo progetto è stato realizzato grazie anche al professor Crico e alla classe di architettura e grafica. È stato l'ultimo intervento della giornata, ma il più emozionante. Greta Rossi, studentessa del liceo artistico Max Fabiani, ha chiuso il viaggio della sfera con parole semplici e potenti. Il suo pensiero di pace, limpido come l'arte che l'ha ispirata, ha toccato il cuore di tutti. E per questo iniziamo proprio da lei. E voi rappresentate questa idea. Sabato 12 aprile. Nel cuore di Gorizia, in piazza Vittoria, 300 studenti del Max Fabiani diventano protagonisti di un'azione collettiva. Danno forma vivente al terzo paradiso, il simbolo creato da Michelangelo Pistoletto sulla sfera da muovere. Una nuova versione del segno dell'infinito, dove tre cerchi si intrecciano. I due esterni rappresentano le diversità, natura e artificio, opposti in dialogo, e quello centrale crea lo spazio per una nuova umanità, generativa e consapevole. Alle 11:30 il viaggio prosegue e prende corpo. La sfera di giornali. Go 2025 si mette in moto, trasportata da mani giovani, guidata da cuori che credono. Chi la sostiene ha un nome speciale. Sono gli sferofori, i portatori della sfera, simbolo di pace, dialogo e speranza. La destinazione è l'ex ferramenta Kreiner in via Rastello, oggi spazio gestito da Promoturismo FVG. Lì la sfera resterà visibile fino alla fine dell'anno, come segno vivo di una capitale europea della cultura che parla molte lingue, ma un solo messaggio: unire. Dai, venite avanti. Andate un po' più a destra, vai, bravissimo. Quelli che sono dietro vengono davanti, così vi passano la sfera. Passate avanti. Realizzata dalla Fondazione Pistoletto Città dell'Arte grazie agli studenti del liceo Max Fabiani di Gorizia, con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gorizia, questa sfera è un inno alla pace. Un globo fatto di parole, giornali, lingue intrecciate che si incontrano, si ascoltano, si trasformano. In un mondo che alza muri, questa sfera passa oltre i confini e ci ricorda che l'arte, come la pace, ha bisogno di essere portata, condivisa, vissuta, proprio come hanno fatto gli sferofori e come ci ha ricordato, con forza e dolcezza, la voce di Greta Rossi. Ho fatto una giorni a ricordarmi tutte le cose possibili. Grazie, siete bravissimi. Portate un pochino più avanti. Fermiamola qua. Adesso ascoltiamo, lasciamo la parola ai diversi interventi che ci saranno. Grazie a tutti, un grande applauso a voi.
Paura, Anzi, ecco, se mi mettete uno da una parte o dall'altra, di qua, non hai io sto dito mi si vede perché sono più noi ci vediamo, sì, prego, che stiamo così la più grossi, così la sfera copre anche la mia pancia, grandioso. Dovete metterla su. La mettiamo? Dai, alza. È preciso. Gira quel logo del Fabiani. Girala quel logo del Fabiani verso di là. Che si veda, Fabiani. Avevo capito. L'abbiamo rappresentato. È claro che sì. Tenetela di freno che non scivoli, se no metti qua e di questo. Vabbè. Poi là, Perché qui è buio, non c'è fuori. così. Sì, dai, sì. Vieni qua. Ci sono tanti lì. È una picca di davanti. Ok, molla, via. Come la vivono i ragazzi la sfera? Allora, i ragazzi sono stati coinvolti fin dal principio, proprio perché il nostro messaggio, il messaggio di Michelangelo Pistoletto, il messaggio di pace preventiva deve partire dai giovani. I giovani saranno quelli che lavoreranno per le nostre città e governeranno le nostre città. E Michelangelo Pistoletto ci tiene a parlare con loro per trasmettergli il senso di armonia, di pace, di condivisione, di cooperazione tra le persone. Da soli non siamo nessuno. Insieme, se ci passiamo la palla e iniziamo a metterci in gioco, ci passiamo la palla e facciamo un mondo, una città, un mondo di armonia. Questo è il suo messaggio. La sfera, dove ha girato? In che parti del mondo? La sfera ha girato in tutto il mondo, da Parigi, Roma, Bologna, New York, il Perù, Cuba, la Germania, la Spagna, Napoli, in tantissimi luoghi di tutto il mondo. È stata al Louvre, a Parigi nel Louvre. Quindi questa sfera è una cosa importante, è partita dal 1967 da Torino e non si è più fermata, proprio per lavorare e per dare segno di passarsi la palla, farla rotolare, mettersi in gioco per lavorare insieme.